Ciao amici, benvenuti a questo nuovo video del mio canale. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di schienale della Goldwing, schienale per il conducente. Allora, qualche tempo fa, eccolo qua, qualche tempo fa ho comprato questo schienale. L'ho comprato usato perché volevo provare se mi trovo bene durante la guida lo schienale. Allora ho trovato usato, non ho speso tanti soldi. Però chi me l'ha comprato, chi me l'ha venduto, ha verniciato tutte le cromature, vedete, tutte le cromature le ha verniciate di nero. Ci sono anche qua i supporti, 1 e 2, e siccome a me le cromature piacciono, ho deciso di ravvivare, cioè togliere la vernice e ripristinare la cromatura. Cosa utilizzo per questo? Utilizzo del diluente al nitro, ok? Diluente al nitro, ok? Poi utilizzo del classico Scottex, una bacinella che utilizzerò per immergere questi pezzi qua, che sono quelli che si attaccano alla moto, questi pezzi qua. Questi qua li immergo perché come vernice ce n'è tanta. Chi me l'ha venduto mi ha detto che ha semplicemente spruzzato la vernice a spray, e in più ovviamente per proteggermi le mani utilizzo un paio di guanti. Allora procediamo con il lavoro. Prima cosa che faccio è quello di voglio immergere questi due pezzi, li immergerò nella vasca. E allora i guanti, ecco qua, i guanti sono molto importanti per la sicurezza, ok? Allora io la prendiamo uno. Ok, metto il primo pezzo all'interno della bacinella e comincio a versare. Ecco, man mano che verso sto notando che la vernice, vedete già, la vernice già comincia a saltare. Ok, lo lascio a mollo un pochettino, ecco qua, vedete? Ecco qua, così, utilizzando il diluente al nitro non dovrei rovinare, ecco qua, non dovrei rovinare le cromature. Man mano vedete che va via tutto, ecco qua. Io lascio così tranquillamente un po' a mollo in modo tale da far saltare via il tutto. Anzi, faccio anche un'altra cosa importante, mi vado a mettere la mascherina perché i fumi cominciano ad essere importanti. Sono tornato, ho messo la mascherina perché avevo sbagliato prima a non metterla, perché la mascherina è un'ottima protezione. Immergo anche l'altra staffa e lascio lì tranquille, immerse. Ogni tanto gli do una spennellata giusto per togliere un po' di nero. Ecco, vedete già piano piano la vernice sta andando via. Poi ovviamente le parti che non vengono ben trattate, quelle poi con lo Scottex le faccio andare via, non è un problema. Beh, intanto le lascio qua. Lascio qui, piuttosto faccio che lascio lì, poi do. Ok, intanto questo lo lascio lì in infusione. Allora andiamo a vedere
come togliere la vernice e far tornare la parte cromata. Andiamo a togliere la vernice utilizzando ok. Allora, l'importante è che il tovagliolo, lo Scottex comunque sia ben imbevuto, e comunque deve essere, quando lo passiamo, aspetta, togliamo tutto qua, eccolo qua, comincia a diventare nero. Allora, l'importante si mette lì e con tanto olio di gomito piano piano va via. Vedete che piano piano la vernice salta, va via. È un lavoro sicuramente certosino che prende il suo tempo. Ovviamente il diluente deve fare il suo effetto e vedete che piano piano, non so se faccio vedere, vedete che piano piano lì, faccio vedere, ecco qua, vedete piano piano sta andando via. Allora, facendo questo lavoro qua ho notato che ci si impiega tanto tempo, allora non ho fatto altro che col pennello mettermi lì e cominciare a pulire la parte intaccata dalla vernice, stando attenti a non... ecco qua, vedete? E si fa meno fatica, così, vedete che man mano... e poi alla fine, vedete che man mano dicevo va via la vernice, no? Metto lì. Ovviamente aspetto che il diluente faccia il suo effetto e man mano il tutto va via. Già l'avevo provato prima, vedete che già... ecco qua, vedete man mano. Col pennello, sì, effettivamente col pennello faccio meno fatica. Vedo che il precedente proprietario, oltre aver dato la mano di nero, c'è anche una mano di vernice grigia metallizzata, che ne so. Siccome comunque a me piace la cromatura, la ripristino. Ecco qua. Vedete man mano. Vedete come va via. Adesso è un lavoro che piano piano va fatto, e perché così man mano sto lavoro qua si fa e va via la vernice e spunta la cromatura. Arrivati a questo punto, che vi ho fatto vedere che ho tolto la maggior parte della vernice, è rimasto un po' opaco. Non faccio altro che utilizzare adesso il diluente in maniera pura direttamente sullo Scottex, in modo tale da togliere le varie macchie. Quindi vado a togliere, diciamo, in maniera più particolareggiata. Sposto qui, particolareggiata. Ok, vedete che adesso vado a lavorare di fino. Vedete, c'è ancora della vernice che io man mano andrò a togliere. Il classico lavoro di fino, in modo tale da... L'importante è girare sempre l'ovatta, lo Scottex, comunque quello che voi utilizzate, sempre la parte pulita, in modo tale da evitare di portarvi in giro con il diluente la vernice.
questi qua lo posso mettere via e poi gli diamo la lucidata finale e andiamo a fare lo stesso lavoro con le staffe. Vedete qua le staffe ormai sono completamente pulite. Allora non faccio altro che io adesso faccio sgocciolare e vado ad asciugare. Inizialmente vado ad asciugare con la carta e poi vado a rifinirlo anche in questo caso qua. Ok, la prima, lo sgocciolare un attimo e poi vado a lavorare di fino anche con le due staffe. Bene. Questa qua la togliamo. E andiamo a di nuovo Scottex. Diluente. E andiamo a lavorare di fino. Eccolo qua. Vedete come è tutta un'altra cosa adesso. Adesso è tutta un'altra cosa, comincia a essere più pulito, più lucido. Ecco qua. Infatti non c'è neanche la vernice, non si attacca neanche più la vernice, perché ormai col fatto di aver immerso completamente la staffa nel diluente, la vernice che c'era è andata tutta via. Adesso andiamo soltanto a renderla più lucida. E ci andiamo a ripulire così di nuovo le staffe. Eccole qua, sono belle e pulite. Ora, soddisfatto, perfetto, belle, tutta un'altra storia. Ok, adesso mi manca soltanto di andare a pulirlo. Queste sono fatte, adesso ok, non mi rimane che lucidare il tutto. Allora, dopo aver pulito tutto, tolta la vernice con il diluente al nitro, adesso non faccio altro che lucidare la parte cromata, perché comunque è rimasta opacizzata dal trattamento. Io utilizzo un prodotto, classico prodotto pulitori per abitacoli, che è un pulitore universale che praticamente viene utilizzato per le plastiche, per la carrozzeria, per tutto ciò che è utile. Utilizzo sempre qua un panno in microfibra e vado a, ecco qua, vado a spruzzare e non faccio altro a questo punto che pulire. Ecco qua, guardate che, mamma mia, guardate che bello, perfetto. Perfetto, ottima soluzione. Cromatura bella lucida. Ok, vedete, faccio vedere. Allora, la cromatura bella lucida. Ok, vedete. Ok, da questa parte ancora devo farla, qua è già fatta. Questa schiuma qua non va a intaccare nulla, quindi è una schiuma che si dissolve facilmente. Quindi non faccio altro che mettermi lì, pulire. La schiuma questa qua che è sul tavolo tanto sparisce. Benissimo. Questa schiuma qua, questo prodotto qua va bene per qualsiasi parte, sia metallo,
Ok, sia metallo che anche la pelle. Boh. Meglio di così. Ok. Mamma mia, tutto bello, pulito, lucido. Visto che ci sono, pulisco anche lo schienale. Bene. Anche lo schienale ritornato a nuovo, lo vedete benissimo. Guardate qua lo schienale, bello lucido. Non mi resta adesso, non mi resta che montare lo schienale sulla moto. Ok, boh, adesso pulisco anche le staffe, visto che ci sono. Così anche loro sono belle trattate, pulite, anche perché con questo prodotto vado a togliere gli eventuali residui del diluente. Ok, uno, ecco qua. Mi reputo veramente soddisfatto, ragazzi, veramente soddisfatto. Ok, anche i pezzi, anche le staffe che poi andrò a montare sulla Goldwing sono belle pulite. Bene, cosa dire di più? Soddisfatto del trattamento che ho utilizzato con il diluente. La cosa importante è utilizzare il diluente con molta attenzione, perché effettivamente brucia in maniera molto intensiva. Infatti io nel pulire lo schienale c'è una parte dove non avevo visto bene che c'erano delle plastiche, il diluente l'ha sciolto, più che plastica delle gomme, che il diluente l'ha sciolto, delle gomme estetiche. E pazienza, vedrò di camuffarlo in qualche maniera. Detto ciò, se il video vi è piaciuto mettete un like qua sotto il video, il pollicione verso l'alto. Vi invito a iscrivervi al mio canale, basta cliccare sulla parola scritta in rosso iscriviti, e attivare le notifiche con la campanella, quindi cliccate sulla campanella, poi cliccate la campanella nera in modo tale da avere tutte le notifiche, così siete sempre aggiornati dei video che andrò a pubblicare sul mio canale YouTube. Se ci sono commenti scrivetele tranquillamente, datemi anche voi una mano, scambiamoci delle opinioni in merito anche a questi piccoli lavori di fai da te. Io ho concluso. Come al solito vi ricordo, casco in testa ben allacciato, luci accese sempre anche di giorno, e vi auguro a tutti buona strada e buona vita. Ciao!